Oggi sono a bordo di una Toyota Yaris GR, nuovissima tra l'altro, con neanche 3000 km all'attivo. È un'auto che volevo guidare da tantissimo tempo e finalmente eccola qua. Monta il chiacchieratissimo 1.600 3 cilindri turbo G16E GTS da 261 cavalli e 360 Nm di coppia. 0 a 100 dichiarato in 5 secondi e mezzo e top speed limitata elettronicamente a 230 km/h. Peso a vuoto sui 1250 kg con consumi sempre dichiarati pari a 12 km litro nel misto. Nella guida sportiva ovviamente beve molto di più. Partiamo dal 3 cilindri turbo che equipaggia questo piccolo mostro. In pochi gli hanno riservato parole carine, proprio per via della mancanza di un cilindro. La verità non le serve. Il turbo entra a 2500 giri e spinge fortissimo fino ai 7000, regalando una curva di coppia piena e regolare, contraria a tanti 4 in linea sovralimentati che non tirano fino a fondo scala. Essendo completamente stock mi sorprende la grinta di questo propulsore. Generalmente il carattere esce dopo averlo liberato dalle catene dell'antinquinamento. Tanta roba. È abbinato ad un cambio manuale V16 Series a 6 rapporti, a inneschi secchi e precisi che non si impuntano mai, ed una rapportatura leggermente lunga che consente di non scalare troppo spesso. La trazione è l'integrale permanente GR4 con differenziale autobloccante meccanico Torsen su ogni asse, compresi nell'allestimento circuit per il nostro paese. In altri esiste anche una versione con differenziale LSD al posteriore. La potenza viene scaricata in maniera magistrale alle 4 ruote con ripartizione 60-40 in normal, 30-70 in sport e 50-50 in track. Le modalità variano per l'appunto la ripartizione di coppia e cavalli, ma non agiscono, come accade praticamente su ogni sportiva di nuova generazione, sull'assetto. In pratica è estremamente vecchia scuola, con un'impostazione neutra del setup, pronto ed affilato in ogni occasione, anche nella guida su fondi sconnessi. Va come un razzo dappertutto, senza essere estrema o troppo rigida. Insieme alla quarta serie della Toyota Yaris nacque anche l'idea di una versione ad alte prestazioni, con un'impostazione che risvegliasse il testosterone degli appassionati di auto sportive di tutto il globo. Venne presentata al Tokyo Auto Salon la creatura partorita da Gazoo Racing, reparto corse della casa automobilistica giapponese. Propulsore turbo, trazione integrale e cambio manuale, c'è tutto quel che serve per divertirsi. Venne progettata unendo due piattaforme, all'anteriore quella della CHR e al posteriore quella della Corolla, dalla quale eredita lo schema sospensivo a doppio braccio oscillante. Della Yaris standard restano i gruppi ottici, l'antenna della radio e gli specchietti. Tutto il resto è stato progettato e sviluppato per questa specifica versione, come cofano e portiere in alluminio e tetto in carbonio. Sulla scocca ci sono 11 metri in più di colle sisillanti e 200 punti di saldatura extra per garantire una rigidità torsionale eccellente. Processo svolto in Giappone nello stabilimento di Motomachi, lo stesso dedicato alla nuova Supra. Esteticamente è lampante la distanza tra la GR e le scatolette ibride che si incrociano in città. Carrozzeria a 2 porte, parte finale del tetto abbassata di 10 cm ed un'altezza da terra inferiore di 5 cm rispetto alla standard. Il frontale è dominato dall'enorme presa d'aria che permette all'intercooler di respirare. Dal vivo è veramente larghissima. Vista dalla 3/4 appare molto corta, restando di poco sotto i 4 metri, con un passo fermo a 2,5. Ha i volumi adatti per correre ed infatti è nata proprio per questo. Per avere l'omologazione VRC si devono produrre 250.000 unità in 12 mesi. Dunque Toyota le ha studiata in funzione del campionato mondiale rally. Il posteriore è minimale e schiacciato, con i passaruota allargatissimi che ospitano i cerchi da 18 pollici, i 2 terminali di scarico ai lati del diffusore ed uno spoiler al tetto di medie dimensioni. Con la colorazione Total Black questa Yaris GR è un concentrato di malvagità. Passando all'abitacolo è impossibile non notarne la declinazione sportiva. Le leve di cambio e freno a mano, i sedili sagomati e la strumentazione analogica trasmettono chiaramente la natura del modello. L'abitabilità è buona, mi aspettavo di starci peggio vista la mia altezza, mentre la qualità globale è discreta.
a livello di manualità è come un'auto vecchia scuola, è come un po' come la mia S2000. È un'auto estremamente comunicativa, sembra uscire da un'altra epoca. Con un prezzo pari a 39.900 euro è semplicemente un'auto che si compra senza pensarci troppo. La concorrenza offre altro a cifre simili, il 3 cilindri può essere una discriminante per i puristi, insomma potremmo star qui a parlarne in eterno senza raggiungere un punto di incontro. Vista la chiusura degli ordini in Italia, il prezzo dell'usato rasenta il costo del nuovo se non di più. Speculazione is the way, era inevitabile. Meglio altre piccole bombette con trazione integrale o meno? Nì. Questa Yaris GR è praticamente imparagonabile, nei vari listini non c'è una vera e propria rivale. Toyota ha sviluppato una vettura unica che gli altri, a mio parere, non hanno avuto il coraggio di fare. Mi piace davvero, se posso permettermi la trovo una versione sotto steroidi della Fiesta ST di ottava generazione. Grazie alla trazione integrale e alla miglior qualità costruttiva ti invita a correre ed è sensazionale, visti gli anni bui in cui viviamo. È bilanciata da Dio, lo sterzo non filtra eccessivamente la direzionalità, i freni sono spettacolari, non si affaticano mai, raramente si trova di serie un impianto tanto performante. Manca solo una seduta più bassa per quelli alti come me ed un sound degno, è tappatissima. Un progetto così bello merita uno scarico più aperto, ma so per certo che su questa precisa GR prima o poi arriverà. In un mondo dove si snocciolano per primi gli optional inutili e devi invece rovistare tra 1000 note ed articoli per sapere quanto cazzo pesa un'automobile, Toyota va controcorrente creando un oggetto del desiderio qualitativamente valido. La Toyota Yaris GR non ha rivali, dovrebbero assegnarne una d'ufficio a tutti quanti.